Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo berrettino ad uncinetto super facile e veloce da fare, abbinato al collo che abbiamo fatto insieme la settimana scorsa. E se non avete visto questo tutorial vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Oltre a fare il collo, eventualmente potete fare la sciarpa perché il punto è reversibile. Ma oggi vediamo come fare il berrettino. Io vi mostro quello che ho fatto io, ma nel tutorial vi spiego il procedimento per farlo di qualunque misura vi serva ed eventualmente utilizzando anche un filato diverso, magari di spessore diverso. Per quanto riguarda le dimensioni e le quantità di filato usate, vi lascio tutto nella descrizione del video. Per fare il berrettino, come anche per lo scaldacollo, ho usato il filato Samba della Mondial. Sono gomitoli da 200 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 400 metri e la composizione è 30% lana vergine, 70% microfibra, che rende questo filato super morbido, non pizzica e ha questi colori meravigliosi. Se volete usare anche voi questo filato e non sapete dove acquistarlo, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove trovate il filato Samba in diversi colori. Per fare il berrettino io ho usato un uncinetto da 6 mm. Voi fate delle prove e scegliete l'uncinetto che vi permette di ottenere la morbidezza e la texture che vi piace di più. Non è detto che sia lo stesso uncinetto che ho usato io, perché dipende dalla vostra mano. Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi che mi avete scritto sotto il tutorial dello scaldacollo della settimana scorsa. Fatemi sapere se vi piace il berrettino, se lo rifate, e mi raccomando, se rifate o il berrettino o lo scaldacollo o tutti e due, aspetto di vedere le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate i link nella descrizione del video. Fatemi sapere appunto se questo tutorial vi piace e se rifarete il berrettino scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo tutte le catenelle che ci servono. Io per il mio berretto lavoro 34 catenelle. Una volta lavorate tutte le catenelle che ci servono, aggiungiamo una catenella e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e lavoriamo nel filo che c'è dietro alle catenelle, questo verticale. Davanti la catenella si presenta come una V, dietro c'è un filo. Lavoriamo in questo filo e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 2 lavoriamo di nuovo un punto bassissimo in ogni punto, lavorando solo nel filo dietro di ogni punto. Attenzione che i punti bassissimi della riga 1 sono un po' ruotati dietro rispetto a come teniamo il lavoro. Un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. E tutti i punti bassissimi che lavoriamo li lavoriamo morbidi. Alla fine della riga 2 mettiamo in sospeso il lavoro e mettiamo 2 marker per dividere le sezioni del lavoro. Nella prima sezione lavoriamo il punto elastico del berretto. Nella seconda sezione lavoriamo il corpo del berretto e nella terza sezione lavoriamo le diminuzioni. Quanti punti tenere per ogni sezione lo decidete voi. Io per esempio voglio un punto elastico che sia alto circa 5 cm e ho calcolato che mi servono 8 punti, quindi conto 8 punti e nel nono metto il primo marker e so che da questo punto inizia il corpo del berretto.
Per il corpo del berretto potete tenere un numero qualunque di punti, l'importante è che sia multiplo di 2. E poi alla fine teniamo 6 punti, e questi sono fissi per tutti, per la sezione delle diminuzioni della parte alta del berretto. Per quanto riguarda la sezione del punto elastico, in tutte le righe lavoriamo punti bassissimi in costa dietro. E questo vale anche per la sezione delle diminuzioni, in cui poi vedremo come lavorare le diminuzioni. Mentre per quanto riguarda il corpo del berretto c'è uno schema a parte. Ma adesso vediamo tutto riga per riga. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 3 iniziamo con il punto elastico, e per il punto elastico lavoriamo sempre un punto bassissimo in ogni punto, lavorando solo nel filo dietro del punto. E dal punto contrassegnato con il marker iniziamo a lavorare il corpo del berretto. Lavoriamo sempre in costa dietro, cioè solo nel filo dietro del punto, e la ripetizione che ripetiamo è un mezzo punto alto, un punto bassissimo, e ripetiamo così per tutti i punti che abbiamo scelto di lavorare per il corpo del berretto. 19, 20. Nel mio caso per il corpo del berretto lavoro 20 punti, e dal prossimo punto iniziano i 6 punti che teniamo per la parte alta del berretto, dove lavoriamo diminuzioni, e anche qui lavoriamo sempre punti bassissimi solo nel filo dietro. Nella riga 3 lavoriamo solo 4 punti. 1, 2, 3, 4, e rimangono 2 punti da lavorare. Una catenella, giriamo il lavoro. Anche tutta la riga 4 la lavoriamo lavorando solo nel filo dietro di ogni punto. Iniziamo lavorando 4 punti bassissimi per la sezione della parte alta del berretto, e per il corpo del berretto lavoriamo come nella riga 3. Un mezzo punto alto, un punto bassissimo, e ripetiamo, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto. E poi lavoriamo il punto elastico, lavorando sempre un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro, e nella riga 5 lavoriamo il punto elastico, in cui tutte le righe sono uguali, e per il corpo del berretto la ripetizione è sempre un mezzo punto alto, un punto bassissimo, ma questa volta anziché lavorare solo nel filo dietro di ogni punto, lavoriamo solo nel filo davanti. Un mezzo punto alto, un punto bassissimo, e ripetiamo in questo modo per tutta la sezione di punti del corpo del berretto. Nella sezione delle diminuzioni lavoriamo sempre punti bassissimi, prendendo solo il filo dietro di ogni punto, e in questa riga lavoriamo solo 2 punti. 1, 2. Una catenella, giriamo il lavoro, e nella riga 6 lavoriamo 2 punti bassissimi per la parte alta del berretto, e
Nella sezione del corpo del berretto lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. E proseguiamo a lavorare punti bassissimi solo nel filo dietro anche per la sezione del punto elastico. Una catenella e giriamo il lavoro. La riga 7 e la riga 8 sono uguali alla riga 6, quindi lavoriamo lo stesso numero di punti, lavorando sempre tutti punti bassissimi solo nel filo dietro di ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo la riga 9 lavorando il punto elastico. Per il corpo del berretto nella riga 9 la ripetizione è un mezzo punto alto, un punto bassissimo, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto. E nella sezione della parte alta del berretto dobbiamo lavorare 4 punti bassissimi prendendo solo il filo dietro del punto. 1, 2 e gli altri 2 dobbiamo andare a lavorarli qui, ma dobbiamo collegare queste righe e quindi prima di entrare nel prossimo punto entriamo nel filo che c'è in testa ad ogni riga qui sotto. Vedete che lavorando i punti bassissimi in costa dietro si creano delle righe di V, 1 e 2, e in cima ad ogni riga c'è un filo, questo. Dobbiamo entrare anche qui con l'uncinetto, qui, e poi nel primo punto disponibile, che è questo. E questo è il terzo punto. E poi lavoriamo anche il quarto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 4 punti per quanto riguarda la sezione della parte alta del berretto. Poi lavoriamo il corpo del berretto in cui lavoriamo un mezzo punto alto, un punto bassissimo, prendendo solo il filo dietro di ogni punto e ripetiamo così per tutta questa sezione. E concludiamo la riga lavorando il punto elastico. Una catenella, giriamo il lavoro. Iniziamo la riga 11 lavorando il punto elastico e per la sezione del corpo del berretto in questa riga lavoriamo un mezzo punto alto, un punto bassissimo, prendendo però solo il filo davanti di ogni punto. E ripetiamo. E nella parte alta del berretto lavoriamo tutti e 6 i punti, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto. 1, 2, 3, 4 e come prima di raccogliere il successivo punto dobbiamo collegare le righe e quindi entrare nel filo che c'è in testa ad ogni riga di V. E poi entriamo nel primo punto libero, 5, 6. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 12 lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo sempre e solo il filo dietro di ogni punto.
queste sono le 12 righe che ripetiamo tutte le volte che è necessario fino ad arrivare ad ottenere la circonferenza che ci serve per il berretto. Quindi, dopo la riga 12, ricominciamo dalla riga 1, cioè una riga di punti bassissimi in cui lavoriamo di nuovo tutti i punti, prendendo solo il filo dietro del punto. Alla fine ho lavorato per 6 volte le 12 righe dello schema e ho anche cambiato il numero di punti nella riga perché mi sembrava che il berrettino fosse troppo alto. Quindi alla fine ho lavorato 7 punti di punto elastico, 18 punti dello schema centrale e ho mantenuto i 6 punti delle diminuzioni che manteniamo qualunque sia il numero di punti che lavorate per le altre 2 sezioni del berretto. Per contare le ripetizioni possiamo contare le V che si formano qui su grazie alle diminuzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il berretto senza tirare il lavoro misura circa 40 centimetri di circonferenza ed è per una testa, che è la mia, che ha una circonferenza di circa 56 centimetri. Quindi quando facciamo un berretto teniamo sempre il lavoro più piccolo rispetto alla circonferenza della testa per cui stiamo facendo il berretto, perché poi il lavoro è molto elastico. Considerate che questo berrettino io l'ho provato perché avevo iniziato la cucitura ed è quasi largo, quindi assolutamente dobbiamo lavorare un berrettino più stretto rispetto alla testa per cui lo stiamo facendo. Una volta che abbiamo lavorato tutte le ripetizioni che ci servono, tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la cucitura. Usiamo un ago da lana grosso, senza punta, giriamo il lavoro come se dovessimo lavorare la prossima riga e mettiamo davanti le catenelle iniziali e cuciamo. Intanto usciamo nel primo punto dall'altra parte e colleghiamo le due parti. Queste verdi sono le catenelle iniziali e questa è l'ultima riga che abbiamo lavorato. Entriamo da dove nasce il filo, cioè da questa parte, entrando al centro del punto, tenendo sotto solo il filo davanti del punto. Entriamo da sopra e usciamo da sotto nel prossimo punto, tenendo verso di noi solo il filo sotto del punto e facciamo passare il filo e ripetiamo. Lavoriamo dall'altra parte, dal punto da cui esce il filo, tenendo sopra solo il filo dietro del punto. Entriamo da sopra e usciamo rientrando da sotto nel prossimo punto, tenendo verso il centro solo il filo dietro del punto. E ripetiamo. Lavoriamo sempre da una parte all'altra, dal punto da cui esce il filo al successivo. E ogni 3-4 punti tiriamo il filo della cucitura finché non sparisce completamente. E proseguiamo.
su facciamo un nodino sul retro e chiudiamo il foro che rimane entrando in testa alle righe di V, le V rovesciate che vediamo qui. Questi due fili, questi due fili, questi, e giriamo tutto intorno. E alla fine tiriamo per chiudere il foro e passiamo ancora tramite i punti perché si chiuda meglio. E alla fine facciamo un nodino più nascosto possibile sul lato in cui ci sembra che sarà più occultato. E nascondiamo il filo attraverso i punti. E questo è il risultato della cucitura sul rovescio e sul dritto. La cucitura è praticamente invisibile, il che rende il berrettino reversibile esattamente come era per il collo che abbiamo fatto la settimana scorsa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progettino. Io vi devo dire che sono super soddisfatta del risultato, per il punto soprattutto, perché mi piace tantissimo su tutti e due i lati. Forse preferisco quello che era nato come rovescio, cioè questo. Fatemi sapere voi se vi piace e quale lato preferite. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!